E un caro saluto a tutti, eccoci arrivati al corso master integrazione per la progettazione per tutto il periodo 9 dal 1994 al 2043. Ed eccoci quindi in questa nuova avventura a cercare di comprendere meglio come strutturarsi, progettare e riqualificare anche i nostri progetti in vista di questo cambiamento che appunto sta arrivando nel 2024 a febbraio e che coinvolge tutti i master mondiali del Feng Shui per un cambiamento abbastanza importante in quanto si passa dal periodo 8 al periodo 9. Intanto questo corso rimarrà a chi lo ascolterà anche in futuro, quindi è un corso sempre ascoltabile fino al 2043, quindi adesso in questo momento che sto registrando siamo alla vicinanza del passaggio e quindi c'è l'enfasi del passaggio, però in un certo senso il corso è un corso che servirà tantissimo anche per i prossimi 20 anni, quindi di lavoro. Però partiamo quindi da quello che sta succedendo e cioè adesso stiamo entrando appunto nel 2024 nel periodo 9. Qua vediamo una bellissima fenice rossa che è la capostipite simbolica del sud e quindi preannuncia quindi un passaggio al 9 che è il 9 fuoco. Allora, vediamo intanto che cosa è questo periodo 9. È un periodo ventennale alla fine però di un grande processo. Questo è molto interessante per noi studiosi anche dell'aspetto energetico temporale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo finendo un grande ciclo di 180 anni. Voi sapete che il calendario inizia, diremo così, in un periodo storico molto molto antico e fa dei cicli di 180 anni che appunto hanno in sé tre cicli di 60, i cosiddetti Jiazi, che completano diremo un grande ciclo. Ora noi stiamo concludendo quindi con questo periodo 9, vedete a destra anche l'immagine, questo ciclo di 20 anni arriverà al 2043 ma parte dal 2024, conclude un ciclo di 180 anni che appunto è il ciclo che comprende 3 da 60 e conclude un ciclo del periodo dei Chi delle 9 stelle perché stiamo arrivando al fuoco e dopo il fuoco il 9 passeremo all'1. Quindi dalle conoscenze di studio e da tutte le analisi che ho fatto fino adesso posso dire che nel momento in cui ci sono delle combinazioni dove si chiudono diversi cicli di diversi livelli, questo è un momento, mettiamola così, forte o potrei dire pericoloso. Nel senso che comunque anche nel Bazzi, quando ci sono queste cose qua, c'è un grande cambiamento, ecco, posso dire in questi termini, della personalità, per esempio nel Bazzi, no? Quando c'è una rivoluzione temporale dei tempi interni, per chi conosce il Bazzi e comprende cosa sto dicendo, e succede che la persona ha una crisi, stravolgimenti importanti, perché l'energia è come se cambia profondamente aspetto, cioè non siamo dentro il ciclo dei 180 anni in cui bene o male si cambiano i cicli dei Chi delle 9 stelle, ma siamo dentro una grande madre. Qua la grande madre è finita perché passa in un altro ciclo. E non solo, ma siamo appunto alla fine del ciclo dei 60 e un ciclo anche dei 20. Quindi, a mio avviso il tema, adesso entro un po' in un discorso esoterico, ma il tema 1000 non più 1000, 2000, 2012, tutti questi temi della rivoluzione, il periodo acquariano, il Kali Yuga, anche il periodo dato dal Vastopurusha, dalla teoria indiana, insomma dei cicli delle ere, della numerologia, appunto dei cambiamenti, a mio avviso è molto significativo ora. Cioè, ora ci troviamo davanti a un cambiamento vero e io annuncio, diciamo così, che il vero cambiamento trasformativo arriverà in questi 20 anni, nel senso che il periodo fuoco preclude e cambia profondamente anche la realtà e così, il viso sociale per cambiare dopo il 2043 in un altro volto. Quindi stiamo andando verso un collo di bottiglia, a mio avviso, dove i cambiamenti saranno profondi e tutto questi 20 anni preparano la nuova era che arriverà nel 2044, da lì in avanti. Ora la domanda è, ma come la preparano? Oddio,
Ovviamente tutti i cambiamenti sono spesso anche legati a delle fasi di rivoluzioni, a delle fasi di trasformazioni profonde. Vediamo nella storia anche il periodo delle guerre, dei vari disagi che ci sono stati, poi hanno costruito questi disagi delle basi, diciamo, più solide verso più completa comprensione, pacificazione, eccetera. Anche se, come vediamo, siamo lenti a capire, diciamola così, però tendenzialmente c'è un'evoluzione umana e questa la si può vedere. Ecco, possiamo dire, a mio avviso, che quel 2012 famoso, a mio avviso, arriva adesso. Cioè abbiamo creato le basi e diciamo le percezioni del cambiamento di questo ciclo sono arrivate con tutto questo Covid e il resto ha preannunciato il 2024 perché considerate sempre che i cambiamenti importanti anche ventennali e come anche nei bazzi arrivano 3 mesi prima nel bazzi, 3 anni prima, potrebbe essere anche l'onda, non è che l'energia è definita, precisa, l'energia subentra a un'altra energia, quindi quando ci sono anche dei cancelli temporali, sì è vero che quello è il punto centrale, ma c'è come una sfumatura tra le varie energie che in qualche modo vanno a sommarsi e potremmo dire che le percezioni di questo cambiamento le abbiamo già vissute, abbiamo già compreso di cosa si tratta. Benissimo, e questo è quello che sta arrivando, cioè il periodo 9 è un po' anche questa turbolenza, che è 20 anni di gestazione per poi generare un figlio che sarà il periodo 1. E il figlio periodo 1, come per chi studia, è saggezza e tante anche altre realtà di comprensione. Però concentriamoci in questo punto, stiamo alla fine di un percorso, è interessante quindi vedere un vero cancello che non è solo per le case ma anche per un discorso planetario, di un cambiamento serio anche temporale e non tanto 2012 e passa perché non abbiamo visto chissà quali rivoluzioni particolari, ma invece questo è stato un cancello che abbiamo visto chiaramente, quindi è molto più significativo questo preludio di questo ventennio che ha già queste mosse quando è entrato nel periodo appunto del 2024, del periodo del ciclo del 9. Qua vediamo l'aspetto spirituale che ci fa molto piacere a noi perché il Feng Shui proprio rientra in questo tipo di categoria. Nel senso che leggiamo proprio il Feng Shui, vedete, la crescita spirituale in generale, la medicina in quanto cura i guaritori, le arti mediche, Qigong, Tai Chi, i maestri, potrei dire anche la fitoterapia, le medicine naturali, l'erboristeria nel suo sistema anche medico, i naturopati, qua vediamo poi i maestri, life coach, psicologia, omeopatia, aromoterapia. Quindi e qua è solo una piccola lista di quello che potevamo mettere. In sintesi, tutto ciò che sono i centri olistici e l'aspetto olistico, come stiamo già notando, per non parlare anche dei centri, le biofarme o anche le varie comunità che si stanno creando o la gente che sta andando verso il ritrovo della naturalità, si sta anche isolando, ma sono tutti, come dire, avvisaglie di un processo 9, cioè di un processo che è dovuto ovviamente ai 2 anni di Covid ed è un risveglio di coscienza, ma che fatalità capita proprio al ponte di collasso tra un periodo e un altro periodo. E quindi diciamo i segni sintomo, diciamo sempre nel Feng Shui, sono qualcosa da osservare e non lasciare mai in modo così banale. Ok, quindi siamo dentro anche noi, cioè, molte persone si riavvicineranno, le case, gli ambienti, tutti questi aspetti che hanno di natura sottile sarà motivo proprio di studio e di esposizione nel mondo sociale. Quindi ben venga chi si avvicina a queste arti perché ce ne sarà bisogno e sarà un'espansione forte. Ecco, altro discorso che non ci aspettavamo, cioè nel senso che dovete sapere che il 9 si lega alla bellezza anche, si lega anche alla parte artistica in parte grafica, quindi tutte le arti grafiche, la fotografia perché usa acidi anche all'interno della pellicola, quindi c'è uno sviluppo con acidi che quindi è energia fuoco, ma anche legata alla luce. Ecco, il printing 3D, devo dire che mi sto approcciando, adesso sta nascendo fatalità in questo periodo, proprio tutti dei sistemi AI, cioè di intelligenza artificiale, che creano, diremo, disegni. Se non lo sapete ancora andate a vedere questa realtà che è incredibile,
però anche a mio avviso mi spaventa un po', adesso vi spiego perché. Allora, da una parte uno basta che descrive cosa vuole e il computer prende diverse immagini, trasforma tutto e incomincia a modulare delle immagini che vuoi tu, cioè dal nulla. Considerate che questo a mio avviso sta arrivando da tutti i film di effetti speciali, quindi la tecnologia usata viene messa al pubblico per poter, come dire, essere utilizzata. Bellissima da una parte perché uno, guardate che roba, queste sono delle carte di tarocchi per esempio, fatte con il sistema appunto AI, quindi sì, è un po' fantasy come stile, ognuno può prendere l'AI che ha una generazione di immagini di un certo tipo. Però è un artista, cioè nel senso che veramente è una cosa così, e sono quadri molto belli. E quindi viene soppiantata l'arte attraverso una tecnologia digitale che creerà ancora più immaginazione, trasformazione e varietà incredibili, ma con delle capacità grafiche a noi sorprendenti. Mi dilungo un attimino per dire che esistono anche computer che ti aiutano a scrivere email, esistono e che qui tu detti le cose, te le modificano per questi sistemi elettronici via internet, tutto ecosistema AI, ma per dire esistono anche la possibilità di usare dei volti delle persone che non esistono, il computer ti tira fuori un volto realistico di una persona che non esiste perché tu vuoi utilizzare questo viso per la pubblicità e quindi per la privacy puoi usarlo, ma esistono anche persone che possono parlare con la tua voce e che non sei tu. E ti sembra veramente di vedere una persona che parla digitalmente parlando veramente a un livello che non capisci se è reale o non reale. E attenzione qua entriamo nella parte negativa, esiste la possibilità di fare un dialogo e a un certo punto tu cambi idea e a un certo punto dici ok, invece di dire quella parola buongiorno a tutti, volevo dire arrivederci a tutti. Non occorre che rifai l'audio, scrivi arrivederci a tutti, il computer software calibra la tua voce e in qualche modo trasforma la tua parola in un'altra parola e quindi dice quello che tu volevi. Ecco, le truffe è dietro l'angolo perché qua possiamo usare voci di altri, immagini, foto di persone che parlano e quindi io mi immagino anche che tutto questo nell'ottava bassa è anche una capacità di gestione dell'informazione e di pestare molto le cose perché c'è una tecnologia avanzatissima dove fai fatica a risalire a vedere se la voce era tua o non era tua, cioè immaginate che nella magistratura sono prove essenziali le registrazioni, le immagini, quindi qua siccome stiamo arrivando a livello di altissima falsificazione non è neanche semplice poi gestire questo mondo. Quindi ecco, io ci vedo sempre anche lo zampino di una situazione che si può imbruttire, ecco, in un certo senso. E così tante altre cose, pieno di capacità incredibili che sta creando questa intelligenza artificiale che ci può aiutare tantissimo in moltissime cose, però ecco, dico io, bisogna anche stare un attimo attenti. Però stiamo entrando in questo periodo perché la parte tecnologica è anche legata all'immagine, è proprio del periodo 9. I computer legati ai media, dice qua, perché i media sono il pubblico, quindi il 9 si lega anche alla capacità di collegarsi a più persone, gli algoritmi interni che usano appunto per collegarsi, per sapere quello che tu vuoi, che tu hai notato se schiacci Google e metti una frase, poi lui collega tutto quello che tu stai già vedendo anche sul cellulare e ti proietta pubblicità legato a questo, cioè è tutto collegato a sapere i tuoi interessi, cosa fai, quindi ancora di più aumenterà questo aspetto di collegamento alle persone a livello di tecnologia, quindi entreranno, diciamo, il grande fratello sempre di più. Anche qua, ottava bassa, basta qualcuno alla testa che non ha la testa a posto e c'è una gestione malsana capillare di tutto il sistema, ottave alta, tutto questo è un valore aggiunto della difesa, della comprensione, dell'alzamento umanitario in massa, quindi dipende sempre da chi abbiamo dentro e fuori, mi viene da dire, ok. Comunque, robotica anche qui, quindi avanzeremo tantissimo con la robotica, i cellulari abbiamo visto, andiamo alla pagina 12, vedete i social media, multimedia, tutto questo è uno sviluppo molto potente che avrà la tecnologia e il rapporto con gli altri, quindi chissà quante app altre salteranno fuori, quante altre capacità di collegarci a tutto. Pagina 13 andiamo alla genetica, anche il cambiamento, quindi la clonazione, cambiamenti interni del gene. Anche qua, ottava alta, stupendo, possiamo variare delle cose, malattie, trasformare, che però hanno un senso karmico, quindi se la persona
non ha un livello di coscienza avanzata, non sa come operare all'interno degli equilibri cosmici, diciamola così, quindi va a lavorare con processi che poi creano ancora più deterioramento generale. Ottava bassa appunto è un utilizzo non cosciente di queste cose, quindi dei problemi anche climatici molto grandi. Ecco, su questo adesso apro un altro discorso che è più legato alla fauna e al discorso degli equilibri anche paesaggistici. Adesso c'è un periodo, per esempio, del granchio blu cosiddetto che c'è nella zona nostra di Venezia, così, che sta invadendo tutte le parti, sta distruggendo tutte le reti, insomma è un problema questo granchio blu che non se ne può più, diciamo che ci sono dei fondi anche statali che sono stati dati. Sì, però apro anche qua un excursus, il granchio blu come anche, non so, il gambero rosso della Louisiana che è arrivato e che ha fatto un macello perché ha soppiantato il gambero naturale, come il gambero blu ha tolto completamente, spazzato via tutto quello che c'era, sta mangiando le vongole anche del posto, sta completamente distruggendo, come il cormorano nei fiumi che mangia tutti quanti i nostri pesci, perché un solo cormorano non vi dico quanti pesci mangia. Ora, sono tutti poi protette certe cose, ma non si capisce il concetto di fondo, a mio avviso. E qual è il concetto di fondo? Che mancano i predatori. Cioè, il granchio blu mancano le tartarughe, mancano gli animali cetacei grandi che mangiavano quel granchio blu, e così potremmo dire di tutto il resto. E problema inverso del cormorano, che il pesce immesso che mangia il cormorano nei fiumi è un pesce da batteria, cioè sono trote immesse che vengono messe in vasche, che non sanno scappare, non sanno difendersi, quindi vengono mangiate come niente, come patatine. Perché vi dico questo? Cosa c'entra questo all'interno di questa gestione? Perché l'uomo continua a creare problemi su problemi senza vedere che c'è un equilibrio sottostante di natura che in qualche modo con gerarchie piramidali gestisce tutto questo a grandi livelli, con grande saggezza, con grande equilibrio. E gli indios americani di un tempo sapevano bene questo, lasciando sempre un animale che potesse gestirne un altro in un equilibrio, prendevano ciò che era giusto anche di un bisonte, facevano una cerimonia e lasciavano, perché tutto deve essere equilibrato, perché poi i lupi dovevano mangiare i bisonti, quindi una parte della carcassa veniva lasciata lì per loro, perché era tutto in funzione di una protezione collettiva. Quindi ora adesso le vongole vengono mangiate, oddio il granchio blu, ma il problema è che intanto è sterile quel mare lì, non ci sono più predatori, e sono delle diciamo risaie di vongole, quindi è un mare che viene gestito ormai inquinato, col pesce completamente scappato e devastato, che si deve andare in profondità a cercarlo, e nelle coste non c'è più niente, quindi arriva un granchio blu che non ha fatto male a nessuno e si trova, diciamo, non predatore, una situazione di cibo continuo, e diventa una piaga. Però in Sud America, dove per esempio esiste questo granchio blu, che dove è quotato, e l'ho trovato anche nei viaggi che ho fatto, Thailandia eccetera, è un granchio che è contenuto perché all'interno anche di tanti altri predatori che lo prendono. Quindi notate che c'è come una perversione umana di voler mettere a posto le cose quando le cose sono da lasciare un po' così come sono, cioè da naturalizzare il sistema che ha un suo equilibrio di fondo che crea tutta una serie di impatti di protezione. Invece noi facciamo errori su errori e poi interagiamo immettendo dentro altri animali per poter poi uccidere altri animali, che poi questi diventano non più gestibili e via andare. Quindi ho detto questa specie di cappello per dire la stessa cosa finiremo con la genetica, con tutto quello che facciamo. Se non c'è una coscienza che comprende come a livello grande c'è una gestione delle forze, quindi la DNA è un processo karmico di ognuno di noi che porta avanti un suo lavoro interiore, se non c'è una conoscenza, un immergersi, un attingere a questa conoscenza e da lì saper operare nel modo appropriato, utile, i danni sono dietro l'angolo per questo bambino che gioca con le bombe. Andiamo a pagina 14. Tutto quello che si relaziona al movimento veloce, nuovi carburanti, ingegneria elettrica, gas, olio, petrolio, chimica per nuove energie, plastica perché esplosione della plastica col fuoco, quindi la chimica, nuove energie, insomma il carburante, le energie, le nuove tecnologie per anche la distribuzione di massa.
Qua apriamo un capitolo pietoso perché la macchina elettrica era da non so quanti anni fa che se ne parlava, la macchina a idrogeno anche, io ne sentivo già parlare da 20-30 anni fa, ancora quando ero piccolo si parlava di macchine che potevano andare a idrogeno e ancora oggi siamo lì a discuterne, macchine d'acqua come la vecchia macchina al vapore, quindi tecnologie ci sono, la domanda è perché continuiamo col petrolio, continuiamo a inquinare, continuiamo ad andare sui succedani del petrolio, perché in qualche modo c'è tutta un'economia e una realtà che vuole questo fino all'esaurimento, fino a un collasso che poi necessita un cambiamento radicale. Certo che anche l'aspetto, pagina 15, dei pannelli solari, per esempio, è già come dire, un'energia pulita. Sì, però il silicio, quando hai finito la sua vita, poi dismetterlo, dove lo mandi? Cioè, non è così distruttibile, il decadimento è lungo, cioè, ci sono dei problemi anche nel lungo ciclo. Però sicuramente saranno 20 anni di grande elaborazione su questo, sulla capacità di gestire le risorse della realtà. Ecco, l'eolico, il geotermico sono tutte cose interessanti, posso dire. Bisogna sempre vedere però nel design di qualcosa, non tanto l'oggetto in sé, la sua utilità nel tempo presente, in quello che fa, ma in tutto il suo ciclo di vita. Questo lo studiai all'università quando ho fatto design, proprio si guardava questo e dal punto di vista ecologico sarebbe da aggiungere appunto che sia ecologicamente nel suo ciclo di vita sostenibile, perché è lì la chiave di tutto il processo e quindi bisogna stare un po' attenti, però anche perché è invasivo a livello di struttura, sui tetti, vabbè, a parte il discorso dei campi elettromagnetici, ma quello è relativo. Ad oggi però è quello che abbiamo più interessante, possiamo dire, insieme ad altre prime innovazioni, però aspettiamoci tanta movimento anche su questo, perché è legato al sole, è legato anche alla capacità di riutilizzare questa energia. Pagina 16, ecco, parliamo del 9 come ambito della bellezza, quindi abbiamo sicuramente la cosmesi, ma anche i cantanti, chi opera nel pubblico, la danza, la bellezza, come canto, come suono anche, come film e celebrità, perché appunto io dicevo l'attore si lega al fuoco. Tutto questo si espande, quindi chi è nell'ambito della bellezza e lavora, i parrucchieri, lavora con questi aspetti qua, è un periodo dove tutto questo viene ad aumentare. E nota finalmente positiva, pagina 17, tra le varie note, ma come dico sempre bisogna sapere come usare le cose, è che le donne avranno un'influenza più significativa in tutti gli aspetti della società, in posizioni molto elevate in tutto il mondo. Questo evento è stato a lungo atteso per molti paesi, quindi evviva le donne, viene a dire, ma inteso come viva il femminile, evviva la parte di accoglienza, evviva il cuore, evviva la bellezza proprio di saper sostenere, curare, guardare, avere una vita, diciamo, di dolcezza, anche perché il maschile, non dico tanto l'uomo perché ci siamo capiti che noi abbiamo sia l'uomo che la donna dentro di noi, cioè il maschile e il femminile, quindi stiamo parlando di una polarità. Sì, però anche questa si manifesta esternamente in quanto le donne hanno più polarità femminile, potremmo dir così, quindi è un periodo anche che va verso un matriarcato, diciamo, in questo termine un po' tra virgolette, cioè dove le figure femminili finalmente prendono la parte di parola, la parte di potere anche, di gestione e quindi sta preannunciando anche l'avvento di un cambiamento anche di modo di operare. Ovviamente perché a mio avviso la donna ha più sensibilità, adesso c'è poco da dire, quindi su certi aspetti ha più capacità di comprendere se è stabilizzata, come l'uomo si è stabilizzato, ha una capacità anche di saggezza, di logicità anche molto valida. Entrambi sono validi, ovviamente, qua stiamo parlando di polarità, però quello che sta succedendo è che questo femminile si sta espandendo e si porterà in auge, quindi ben venga i diritti, le realtà e tutto quello che si concerne anche alla donna, anche in quanto fisica, in quanto anche nel mondo, diremo così, c'è una parità completa, ecco, andiamo verso questa direzione. Bene, e adesso prima di passare nel vivo ancora dell'interno del periodo 9 all'interno delle stelle volanti, Bazzia e altre cose, concludiamo quindi questo cappello generale dicendo che cosa? Che il periodo 9 abbiamo visto quante situazioni comporta di bellezza, di cura, di maestri, di spiritualità, di innovazioni,
di capacità empatiche, di lavori anche coerenti, interiori, quindi tutto questo è sicuramente sottolinea, diremo così, preannuncia una trasformazione profonda che ci catalizzerà verso il numero uno, che è appunto legato alla saggezza, legata alla dialettica, al parlare, l'uno al viaggiare, insomma, tutta altra cosa che sarà dopo il periodo 9. Però, come avete visto tra le righe, e qua non ho voluto troppo enfatizzarlo, ma ci siamo capiti, è anche un periodo di guerre, è un periodo anche di sommosse, è un periodo di fuoco, è un periodo dove ci sono situazioni esplosive, irruente, di rabbia, e le abbiamo già viste, le stiamo vedendo, che coinvolgono tutti, perché i media coinvolgono, cioè la tecnologia media coinvolge tutti, quindi a mio avviso aspettiamoci una doppia valenza, non so come spiegarvi, ma è una sensazione di un periodo complesso sicuramente, con grandissimi potenziali. Quello che consiglio a tutti voi è aggrapparvi fortemente a una ricerca spirituale, una profondità, e alzare l'energia vostra, dei vostri cari, della vostra casa e tutto quello che c'è, perché questo attingerete al meglio di tutto quello che sta per arrivare, che c'è già nell'aria. Quindi il periodo 9 è fantastico, però come tutte le grandi luci hanno anche delle grandi ombre, e queste anche stanno procurando le grandi ombre e la grande luce, perché è l'humus, è il terreno sul quale si edifica la comprensione profonda anche di quelli che sono i diktat di un risorgimento anche umano a un altro livello. Quindi mi raccomando, ecco, è un 20 anni in cui c'è da lavorare, e con grande focalizzazione verso l'alto, e qua ci siamo capiti. Però dal mio punto di vista bello, cioè è molto molto di valore questo periodo, sicuramente un po' stravolgente, un po' toccante, ma di molto di valore. Questo si sente come livello di trasformazione.